Benvenuti su Incredibili Eventi. Questa è l'isola di Clipperton, un piccolo e arido anello di corallo nel mezzo dell'Oceano Pacifico. Alla fine del XIX secolo, nazioni rivali si contendevano la sua proprietà per una risorsa rara e preziosa. Tuttavia, una decisione mai presa dall'Italia avrebbe cambiato per sempre il destino degli abitanti, trasformando quello che sembrava un angolo dimenticato di mondo nel teatro di una storia spaventosa, in cui un uomo rivelò la sua vera natura di mostro. Come sempre, la visione è consigliata a discrezione del pubblico. Nell'Oceano Pacifico orientale, una piccola e insignificante isola appare desolata e inospitale, nascondendo ben poco delle atrocità che un tempo vi si svolsero. Si crede che sia stata scoperta per la prima volta dall'esploratore spagnolo Ferdinando Magellano nel 1521, ma la scoperta ufficiale dell'isola risale al 1711. Quell'anno un corsario inglese, di nome John Clipperton, stava navigando nel Pacifico attaccando navi spagnole quando si imbatté in quel minuscolo lembo di terra oggi noto come Isola di Clipperton. Con quasi 9 chilometri quadrati, questa piccola massa di terra è composta quasi interamente di corallo a forma di anello, rendendola più tecnicamente un atollo che un'isola. Al centro di questo anello c'è una laguna stagnante d'acqua dolce, ricca di un misto di minerali e nutrienti. Tuttavia nella laguna non ci sono pesci o altre forme di vita, ma solo alghe. L'acqua intorno all'isola è abbondante di pesci, ma questi si trovano a una certa distanza dalla riva e dalle barriere coralline che la circondano. Sull'isola crescono poche piante, perché solo le palme da cocco e alcune piante striscianti sembrano sufficientemente resistenti per sopravvivere ancorate al corallo. Granchi velenosi infestano anche l'isola, che ospita oltre una dozzina di specie di uccelli marini che la utilizzano come latrina, conferendole un nauseabondo odore di ammoniaca. Oltre alla sua aridità, l'isola di Clipperton è una delle località più remote al mondo, trovandosi a quasi 1000 chilometri dalla terra più vicina, che è la costa messicana. Una volta fu chiamata Isola della Passione, ma è stata spesso descritta come una piaga di isola. E considerando ciò che vi si svolse, non c'è dubbio su quale descrizione sia più appropriata. Per capire la storia più nota dell'isola di Clipperton e come è giunta a essere, è importante comprendere ciò che la precedette. Per oltre 100 anni, l'isola fu contesa tra Francia, Messico, Gran Bretagna e Stati Uniti. In vari momenti della sua storia, i 4 paesi rivendicarono la sua proprietà per sfruttare la sua risorsa più preziosa, sorprendentemente, il guano. Il guano è il prodotto di scarto dei pipistrelli e degli uccelli marini ed era estremamente prezioso all'epoca. L'isola di Clipperton ne era coperta. Il motivo per cui il guano era così prezioso era che nel 1804, durante una visita in Perù, un geografo tedesco notò che i locali lo utilizzavano come fertilizzante per le colture. Rendendosi conto dell'eccellente produzione agricola locale, il geografo inviò un campione di guano in Europa. Il risultato di questo studio fu una resa di frutta e verdura più abbondante, suscitando un interesse globale. L'unico problema era che c'erano pochi posti con abbondanza di guano e sembravano tutti essere piccoli punti nel Pacifico, rendendolo raro e prezioso. Di fatto il guano divenne così importante che nel 1856 il Congresso degli Stati Uniti approvò una legge chiamata Guano Islands Act, che permetteva alle aziende di cercare questi luoghi e reclamarli. Durante questo periodo e per oltre 30 anni, l'isola di Clipperton fu considerata territorio messicano. Vedendo l'opportunità redditizia presentata dall'isola, l'imperatore francese Napoleone III ordinò a una unità navale di raggiungerla nel 1858. Le loro istruzioni erano di sbarcare e leggere una proclamazione ai pochi soldati messicani di guardia. Per i francesi bastava questo per rivendicare la proprietà, ma stranamente, e forse in parte a causa della lontananza, non fecero realmente nulla con l'isola. 30 anni dopo, una società americana arrivò in base all'autorità concessa dal Guano Islands Act per iniziare l'estrazione, cosa che fecero per diversi anni.
Poi, nel 1897, il Messico tornò all'isola di Clipperton per rivendicarla ai francesi e rimuovere i lavoratori americani che vi risiedevano. Poi, 2 anni dopo, arrivarono anche i britannici con la loro marina, all'epoca considerata la migliore al mondo. Poiché il Messico ne era di nuovo il proprietario e sapeva di non poter sconfiggere i britannici, i funzionari messicani negoziarono un accordo che avrebbe permesso all'Inghilterra di estrarre e esportare il prezioso guano. Diversi anni dopo, nel 1906, un ufficiale militare messicano di 33 anni di nome Ramón Arnaud, insieme a 13 soldati e alle loro famiglie, arrivarono sull'isola. Il loro compito era quello di stabilire una piccola colonia sull'isola per evitare che continuasse a passare di mano tra i vari paesi. Tuttavia, per Ramón non si trattava di una scelta. Fu inviato sull'isola di Clipperton come parte di una punizione per aver disertato il proprio posto pochi mesi dopo essersi arruolato nell'esercito. Aveva già trascorso 5 mesi in prigione per questo, ma nel 1906, per le sue capacità, fu mandato sull'isola di Clipperton come prigioniero e governatore ufficiale. Questo era il modo in cui avrebbe completato la sua pena. Nello stesso anno, il presidente messicano ordinò la costruzione di un faro sull'isola. Al completamento dei lavori, un uomo di nome Victoriano Alvarez fu mandato lì come custode del faro. Allo stesso tempo, i britannici stavano anch'essi colonizzando l'isola. Costruirono abitazioni e trovarono un modo per coltivare ortaggi sul corallo. Poco dopo, l'isola era abitata da circa 100 persone, tra uomini, donne e bambini provenienti da Messico e Gran Bretagna. Sfortunatamente, questo periodo prospero durò poco, poiché il mercato del guano crollò, causando la bancarotta della compagnia britannica che lo estraeva. Ormai il segreto del guano era noto in tutto il mondo e il mercato era stato saturato dalla concorrenza, facendo crollare i prezzi. Tutti i residenti britannici dell'isola di Clipperton tornarono a casa, tranne una famiglia che fu incaricata di rimanere per tenere d'occhio la situazione. Nel frattempo, la Francia e il Messico, ancora in disaccordo su chi fosse il legittimo proprietario, decisero di sottoporre la questione a un arbitrato, una procedura di risoluzione delle controversie che prevede l'intervento di una terza parte neutrale per prendere una decisione vincolante. Il re d'Italia fu scelto come arbitro, ma, mentre esaminava i dettagli per prendere una decisione informata, nel 1910 scoppiò la rivoluzione messicana. Questo evento rese incerto il futuro del paese e le risorse furono destinate altrove. Gli abitanti dell'isola si erano abituati a ricevere una nave con rifornimenti freschi ogni mese circa, ma nel 1911 quella nave smise improvvisamente di arrivare. Gli abitanti dell'isola di Clipperton non sapevano che la nave era stata attaccata e affondata dalla resistenza messicana e successivamente non sembrava che fosse stata inviata alcuna altra nave. Fortunatamente a quel punto, con i britannici ormai partiti, la popolazione dell'isola si era ridotta a soli 26 individui, quindi c'erano meno persone da sfamare. Questo permise loro di razionare le provviste per un periodo più lungo, ma diventò comunque evidente che erano rimasti completamente soli e senza contatti con il mondo esterno. Non avevano idea del motivo per cui le navi avevano smesso di arrivare o che il destino del loro paese era in pericolo. Dopo questo avvenimento, passarono 3 anni prima che qualcuno tornasse a Clipperton. Nel 1914, per caso, una nave americana naufragò nelle vicinanze e il suo equipaggio raggiunse la riva. Una nave di soccorso arrivò per recuperarli e i funzionari a bordo incontrarono Ramón. Lo informarono della rivoluzione messicana, che durava ormai da 4 anni, e del fatto che la Prima Guerra Mondiale era recentemente iniziata. Poiché il Messico era impegnato con la rivoluzione e le navi di rifornimento non erano una priorità, il capitano della nave americana cercò di convincere Ramón e gli altri a unirsi a loro, promettendo di lasciarli in Messico durante il percorso verso l'America. L'offerta era allettante e Ramón avrebbe accettato se non fosse stato per un dettaglio. Il motivo per cui era sull'isola di Clipperton era che aveva disertato il proprio posto.
Questo significava che sarebbe stato a rischio di nuove conseguenze se avesse disertato una seconda volta. Essere mandato all'isola di Clipperton era già stato abbastanza terribile, quindi, dopo un po' di riflessione, Ramon rifiutò l'offerta, anche se riuscì almeno a mandare via l'ultima famiglia britannica rimasta a bordo della nave di soccorso. Gli americani lasciarono a Ramon alcuni rifornimenti necessari e, a malincuore, tornarono sulla nave e lasciarono l'isola. Ramon non poteva saperlo, ma quella decisione di rimanere avrebbe portato a conseguenze terrificanti, ben peggiori di qualsiasi punizione avrebbe potuto subire dall'esercito messicano. Dopo la partenza degli americani, le provviste vennero rapidamente consumate e l'orto che i britannici avevano mantenuto morì per mancanza di cure. Questo significava che tutto ciò che gli abitanti avevano a disposizione era quello che l'isola poteva offrire loro, e non era molto. Potevano mangiare uova di uccelli marini e talvolta riuscivano a catturare uno degli uccelli per un pasto più sostanzioso. Ma la loro unica fonte di nutrimento costante erano i pochi cocchi che l'isola produceva e, sorprendentemente, i maiali. A un certo punto, durante la colonizzazione, i maiali erano stati introdotti sull'isola e sembravano prosperare. Sebbene i granchi presenti sull'isola fossero tossici per gli esseri umani a causa delle alghe di cui si nutrivano, i maiali sembravano trarne beneficio. Tuttavia, anche se avevano abbastanza calorie, la mancanza di varietà alimentare divenne rapidamente pericolosa e portò presto a un grave stato di malnutrizione, che si manifestò sotto forma di scorbuto. La maggior parte delle persone sa vagamente che lo scorbuto è causato da una carenza di vitamina C, ma è importante ricordare quanto terribili siano i suoi sintomi. Il primo segno è solitamente il sanguinamento delle gengive, seguito dalla formazione di piaghe su tutto il corpo, che si aprono e non guariscono. Se la malattia progredisce abbastanza, le persone affette iniziano letteralmente a sanguinare fino a morire. Ed è esattamente ciò che stava accadendo nella colonia. Ma orribilmente, 4 anni di malnutrizione e lotta per sopravvivere erano nulla rispetto a ciò che stava per accadere. Nel 1915 i pochi coloni superstiti erano debilitati e deboli. La mancanza di nutrienti aveva avuto un impatto devastante sulla popolazione e sui sopravvissuti. Erano scarni e malandati, anche se non avevano contratto lo scorbuto. I superstiti sembravano soffrire di allucinazioni e deliri a causa della mancanza di nutrimento, il che potrebbe aver dato il via alla prima catastrofica svolta degli eventi. Un giorno Ramon vide una nave all'orizzonte, la prima che avessero visto dall'anno precedente. Sfortunatamente non era vicina all'isola né si dirigeva verso di essa, ma Ramon la considerò la loro migliore opportunità di salvezza. Corse a chiamare i 3 soldati rimasti dei 13 iniziali e dopo qualche convincimento tirarono una piccola barca nell'acqua e vi entrarono. Avevano un motore, ma non abbastanza carburante per raggiungere la nave, il che significava che avrebbero dovuto cercare di raggiungere un grosso vascello remando. Questa impresa era destinata al fallimento fin dall'inizio, ma Ramon era irremovibile. Esistono 2 versioni diverse di ciò che accadde in seguito, e non si sa con certezza quale delle 2 sia veritiera. Nella prima versione, gli uomini remarono fino a ben oltre l'isola, solo per scoprire che non c'era nessuna nave. Questo fu il colpo di grazia per i 3 uomini con Ramon, che tentarono di strappargli la pistola per sparargli, ma nella colluttazione tutti e 4 caddero in acqua e annegarono. La seconda versione racconta che gli uomini, nel loro stato debilitato, non riuscirono a superare le forti correnti e le onde anomale intorno all'isola, e la loro barca si capovolse. In entrambi i casi, le mogli degli uomini guardarono impotenti dalla riva, mentre l'Oceano Pacifico inghiottiva ciascuno di loro. Prima ancora che potessero elaborare il lutto, una gigantesca tempesta in formazione si abbatté su di loro.
Non sapevano che si trattava di un vero e proprio uragano. La moglie di Ramón, Alicia, disse alle donne e ai bambini di correre verso la sua casa per trovare riparo nel seminterrato. Alicia, che era al 9° mese di gravidanza, li seguì lentamente e riuscì fortunatamente a mettersi in salvo, ma lo stress del momento la fece entrare in travaglio. Così, nel seminterrato, nel mezzo dell'uragano, il giorno in cui vide il marito annegare nell'oceano, Alicia diede alla luce un bambino senza anestesia né assistenza medica. Quando la tempesta finalmente si placò, uscirono dal seminterrato e trovarono la colonia devastata. Le case erano distrutte e le poche palme da cocco erano state abbattute dal vento. Mentre osservavano i danni, notarono Victoriano, il custode del faro, avvicinarsi. Per quasi 10 anni era rimasto in disparte, trascorrendo il suo tempo nel faro o nella sua capanna vicina, separato dal resto della colonia. I coloni lo vedevano raramente, ma ora era l'ultimo uomo rimasto sull'isola. Prima di raggiungerli, Victoriano aveva setacciato i resti di tutte le case, eccetto quella del governatore, per raccogliere le armi. Quando fu certo di averle trovate tutte, le portò sulla costa e le gettò nell'oceano, tranne una. Avvicinandosi, le donne rimasero scioccate nel sentirgli proclamare di essere il re dell'isola di Clipperton e annunciare che ciascuna di loro era ora sua proprietà personale. Da quel giorno in poi, Victoriano trascorse quasi 3 anni maltrattando e tormentando le donne, trattandole veramente come sue proprietà. Oltre alle percosse regolari, qualsiasi atto di disobbedienza veniva punito con il peggio che la sua mente malata potesse concepire. Ogni volta costringeva una delle donne a vivere con lui nella sua capanna, dove la sottoponeva a violenze finché non si stancava, per poi scegliere un'altra. Questo ciclo continuò senza sosta e ogni volta era chiaro chi sarebbe stata la sua prossima vittima. Ogni volta che voleva si avvicinava al gruppo di donne, assicurandosi che fossero tutte riunite, e ordinava a una di seguirlo nella capanna. In un'occasione si avvicinò al gruppo e ordinò a una ragazza di 15 anni di andare a vivere con lui, cosa che non aveva mai fatto prima. Orribilmente, tutti sapevano cosa significasse. La ragazza si rifiutò e sua madre si mise tra lei e Victoriano per proteggerla, ma fu tutto inutile. Proprio lì, davanti alle altre donne, Victoriano uccise sia la madre che la figlia. Questa minaccia di punizione reale, sia vista che vissuta dalle donne, le teneva per lo più sottomesse, tranne una. Tirza, una ventenne che mostrava apertamente il suo odio per Victoriano e sfidava i suoi ordini nonostante le punizioni. Quando era sola con le altre, parlava di come Victoriano dovesse morire affinché potessero finalmente essere al sicuro. Il 17 luglio 1917 Tirza era stata nella capanna di Victoriano per diversi giorni. Purtroppo la sua determinazione non bastava a impedirle di subire quell'esperienza quando era il suo turno. Più tardi, mentre era seduta con le altre donne, Tirza vide Victoriano avvicinarsi da lontano vicino al faro. Sapeva che il suo periodo come preferita era finito e che stava per essere sostituita. Dalla morte di Ramón, Victoriano non aveva mai scelto Alicia. Non si sa perché l'avesse risparmiata fino a quel momento, ma sembra che si fosse stancato delle altre. Così, avvicinandosi, guardò Alicia e le ordinò di presentarsi nella sua capanna il mattino seguente. Il gruppo rimase sconvolto. Quella fu la goccia che fece traboccare il vaso per Tirza. Anche se Alicia era solo di poco più grande delle altre, per loro era stata una figura materna e Tirza non avrebbe permesso che Victoriano le mettesse le mani addosso. Dopo aver osservato Victoriano allontanarsi verso il faro, disse alle altre che dovevano fare qualcosa. Avevano parlato a lungo di uccidere Victoriano, ma erano sempre state troppo spaventate per tentare, temendo che, se avessero fallito, avrebbero subito una fine brutale. Tuttavia, sapendo che Alicia sarebbe stata la prossima, ogni paura si trasformò in vendetta e concepirono un piano per mettere fine a questo lungo e terribile incubo. La mattina successiva,
Victoriano vide Alicia avvicinarsi alla capanna. Come ordinato, quella mattina era riuscito a catturare un uccello e lo stava cucinando all'aperto, in buon umore per quello che stava per accadere, ma il suo umore cambiò immediatamente appena vide Tirza insieme ad Alicia. Appena le donne si avvicinarono, iniziò a gridare, rimproverando Alicia per non essersi presentata da sola. Quando arrivarono vicino a lui, continuò a inveire contro di lei e i due iniziarono a discutere. Tirza colse il momento, sgattaiolò nel faro e tornò con un martello in mano. Guardò Alicia negli occhi e questa le fece un cenno. Victoriano notò lo scambio di sguardi e cominciò a girarsi, ma mentre lo faceva, Tirza alzò il martello sopra la testa e lo colpì con tutta la forza. Prima che Victoriano potesse rendersi conto di cosa stava accadendo, lei lo colpì una seconda volta. Nel frattempo, il figlio di Alicia, Ramon Jr., si era nascosto dall'altro lato della capanna. Alicia gli gridò di prendere il fucile di Victoriano dentro la capanna. Nel frattempo, Victoriano, ancora in piedi malgrado le ferite, tentò di raggiungere un'ascia che giaceva a terra. Si avventò verso Alicia, ma prima che potesse colpirla, Tirza gli assestò un colpo finale con il martello, facendolo cadere a terra proprio mentre Ramon Jr. usciva dalla capanna con il fucile. Victoriano, disteso sul corallo e dolorante, gridava dal dolore. Tirza allora entrò nella sua capanna, tornò con un coltello e, in preda alla rabbia, infierì su di lui fino a renderlo irriconoscibile. Solo allora lasciò cadere il coltello e le donne, esauste e sollevate, si abbracciarono e scoppiarono in lacrime. Quando trovarono la forza di tornare al villaggio, le altre donne videro Tirza e Alicia coperte di sangue. Senza che nessuno dicesse una parola, capirono subito che l'incubo era finito. Victoriano era morto. Seguì un abbraccio collettivo e tutte insieme piansero di gioia e sollievo. In modo incredibile, mentre continuavano a celebrare la fine del loro tormento, Ramon Jr. chiamò la madre e indicò il mare. In lontananza si avvicinava all'isola una nave da guerra della Marina degli Stati Uniti, la Yorktown. La nave si trovava in quella parte dell'oceano alla ricerca di sottomarini tedeschi, poiché si sospettava che i tedeschi stessero stabilendo una base per sottomarini nel Pacifico orientale e la Yorktown sospettava che Clipperton Island potesse essere il luogo prescelto. Avvicinandosi, l'equipaggio notò con sorpresa e confusione un piccolo gruppo di donne e bambini che agitavano le braccia dalla riva. Come altre navi prima, anche la Yorktown trovò difficoltà ad avvicinarsi all'isola a causa delle acque poco profonde e dei coralli. Circumnavigò l'isola alla ricerca di un punto di approdo sicuro, ma senza successo. Alla fine calarono una piccola barca con alcuni marinai che tentarono di raggiungere la riva, ma le correnti erano troppo forti e il corallo troppo vicino alla superficie. La piccola barca tornò allora alla Yorktown, che sembrava pronta a rinunciare. Le donne, sconvolte da questa apparente rinuncia, rimasero in silenzio. Ma poi la Yorktown riapparve, trovando finalmente un percorso tra i coralli e riuscendo ad arrivare vicino alla riva. Alicia si alzò e corse freneticamente verso l'equipaggio, spiegando loro tutto in una sola volta. I marinai, ancora scioccati nel trovare persone sull'isola, ascoltarono con orrore il racconto di Alicia delle atrocità subite. L'equipaggio riuscì a calmare Alicia e le altre donne, chiedendo cosa avessero bisogno di prendere dal villaggio prima di partire. Alcuni marinai le accompagnarono alle case danneggiate, mentre altri si avvicinarono al corpo di Victoriano. Dopo aver ascoltato quello che aveva fatto, lasciarono semplicemente il suo cadavere per i granchi. Poco dopo, la Yorktown salpò con gli 11 superstiti di Clipperton Island verso Salina Cruz, in Messico. Ognuna delle donne aveva parenti che potevano accoglierle e aiutarle a riadattarsi a una vita molto diversa da quella che avevano vissuto nel Pacifico. La Yorktown inviò anche un messaggio via telegrafo a Salina Cruz, informando la città della situazione e chiedendo di contattare i familiari delle donne affinché fossero presenti al loro arrivo. Durante il viaggio, l'equipaggio della nave notò quanto l'isola avesse segnato le donne. Prima di scoprire l'età di Alicia, il capitano pensava che fosse sulla quarantina, ma in realtà aveva solo 29 anni. Anche le altre donne sembravano molto più vecchie della loro età reale.
Perfino i bambini erano gravemente malnutriti e uno di loro aveva il rachitismo al punto da non riuscire a camminare. Tuttavia, nonostante tutto, e anche se alcune donne soffrivano di mal di mare durante il viaggio, nulla poteva offuscare il loro sollievo. Durante la traversata, l'equipaggio intrattenne i 7 bambini, permettendo così alle 4 donne di riposarsi per la prima volta dopo anni. Durante quei 3 giorni, i marinai e i bambini si affezionarono così tanto che prima di arrivare in Messico, l'equipaggio raccolse i soldi disponibili a bordo e li donò alle donne per aiutarle a ricominciare una nuova vita. La Yorktown attraccò finalmente a Salina Cruz il 22 luglio 1917, accolta da una grande folla, molti dei quali aspettavano quelle donne da anni. Tra loro c'era anche il padre di Alicia, che per 7 anni aveva incessantemente chiesto alle autorità messicane informazioni sulla sorte di sua figlia. Ogni volta gli veniva detto che tutti i coloni erano morti, ma incredibilmente, quando Alicia scese dalla nave e vide suo padre, poté anche presentargli i suoi 4 nipoti. Dopo il salvataggio, la città organizzò una grande festa per mostrare apprezzamento all'equipaggio della Yorktown per la gentilezza e l'eroismo dimostrati. Nei mesi successivi venne redatto un rapporto ufficiale consegnato alla Marina degli Stati Uniti per revisione. Per proteggere le donne, il rapporto omise ogni menzione di Victoriano, temendo che includerlo potesse avere conseguenze negative per Alicia e Tirza. Per oltre 17 anni, nessuno a bordo della Yorktown parlò mai del delitto, mantenendo il segreto per proteggere le 2 donne. Solo quando furono certi che non ci sarebbero state ripercussioni, né da parte dell'esercito né della società, cominciarono a parlare di Victoriano, della sua crudeltà indicibile e della sua uccisione finale. Quanto all'isola di Clipperton, il re d'Italia pronunciò la sua sentenza sulle rivendicazioni di proprietà tra Francia e Messico nel 1931, più di 20 anni dopo che era stata posta in arbitrato. Nella sua decisione assegnò la proprietà alla Francia e il Messico non presentò ricorso. Tuttavia, l'isola di Clipperton riuscì a rimanere nelle cronache per gran parte del XX secolo. Nel 1947, 5 pescatori americani furono salvati dall'isola, 6 settimane dopo il naufragio della loro nave. Poi, nel 1962, il naufragio di un peschereccio lasciò 9 membri dell'equipaggio bloccati per 23 giorni. Entrambi i gruppi ebbero solo un assaggio di ciò che i coloni di Clipperton Island avevano affrontato e riuscirono a malapena a salvarsi con la vita. Da allora, nessun paese ha mai tentato di colonizzare l'isola. Grazie mille per aver guardato questo video. Se hai qualche suggerimento per nuove storie, lascia un commento qui sotto. Non vedo l'ora di raccontarti altre storie e spero di rivederti nel prossimo video.